Hai visto? Che cos'è? Microfono, perché non ho un microfono esterno. Ma dopo lo monti a Lo parte? sincronizzo. Ah, Ciao a tutti, allora, mi fa stranissimo parlare in italiano perché non faccio un video in italiano penso da ormai, 1 anno e mezzo sicuro, se non 2 anni. E siccome ultimamente sembrerebbe che tutti quanti voi siete molto interessati per quanto riguarda l'imparare le lingue, ho pensato di portare mio papà. Io ho una famiglia piuttosto poliglotta, nel senso che mia mamma tutto sommato le lingue le parla, mia sorella Alice è molto brava in inglese, Chiara avete visto che tutto sommato qualcosa lo parla, e l'unica persona che non sa una ceppa di inglese ma sta facendo un corso è mio papà. Tu sei a un livello basic adesso per quanto riguarda l'inglese. elementary. Ti hanno detto elementary, ok. Praticamente noi siamo passati al livello che io parlavo magari con mia mamma, mia sorella, ma neanche in inglese, magari una parola qua e là, e tipo lui, non capisco, non lo so. E adesso tutto sommato invece si fa i compitini di inglese la sera, sul cellulare, sull'iPad, così, e tutto sommato sta imparando, perché un giorno verrei a vivere là con me. No, vivere... No, però... No, verranno a vivere là con me un giorno. Però insomma lui è quello che praticamente si compra tutti gli zainetti per venirmi a trovare, che vuole essere capace di parlare una volta che se mi viene a trovare là, vuoi essere autonomo, capace di muoverti tu un attimo. Sì, essere autonomo, non perdermi, anche se sono già tornato col telefono scarico e senza soldi una volta. Davvero? Quando? La prima volta. Eravate col telefono scarico e senza Io soldi? non avevo 5 pound forse. Quindi che cos'è che tu diresti che più o meno sai l'inglese? Cioè sei a livello di The Book is on the Table? Esatto. Almeno quello sai cosa vuol dire. Qualcosa, ma adesso sto riprendendo perché l'avevo sospeso dall'estate scorsa. La mia idea era di leggerti dei pezzi di questo libro che ha scritto una mia amica, che è un libro per bambini, quindi dovresti essere in grado di e Lentamente. molto lentamente vedere che cosa capisci. Magari saltiamo questa frase. There are places in this world. Places, cosa vuol dire? Cos'è un place? Play Place. Non lo so. Per esempio nelle canzoni Suonare, play. play e suonare. There are che cos'è? Non è this is o... Aspetta, quelli... Aspetta adesso, mi stai mettendo in crisi. È una frase semplice, Esatto. There are places in this world. In questo mondo. Esatto, quindi che cos'è che ci può essere in questo mondo? Cos'è? I'm going to this place. Io sto andando verso questo posto. Esatto, quindi there are places in this world. I posti di questo mondo. Tu ti confondi con there and this. E quindi suggerisci? Devi dire, stai raccontando una storia. There are places in this world. Andando? Ci sono dei posti. Ci sono. Ne avevi fatti? Sì, va bene, però insomma... Sì. Prova a leggere questa parola. Aspetta che non ci vedo. Why musical? Whimsical. 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 Non so che cosa. You can recognize them. Se li leggi è un'altra cosa. You can Tu puoi. recognize. Non so cosa recognize. Che tipo di parola ti ricorda in italiano? È simile. Ricordare. Simile. Recognize è un tipo ricordare, ma è più un Ricongiungerti. Riconoscere. With the rest of reality. Con il resto della realtà. Sì, esatto. Qualche volta esiste naturalmente. And sometimes they are man-made. Qualche volta essi sono Man-made. uomini fatti, è fatto dagli uomini, Esatto. costruiti dagli uomini. Esatto. Ma guarda che non fai così schifo se ti metti a leggere. Presentati su di me, fai una conversazione. Cosa ti hanno insegnato? I am Alessandro, I'm your dad. Very pleased to know that. I work in service Volkswagen and In a Volkswagen service. Volkswagen service. Perché prima l'aggettivo, poi il nome. I like play the guitar. Guitar. And walking. When are you born? When are you born? I was born. Born è vivere? No. No, vivere è un altro verbo. Live. Sì.
quindi I was born. Dimmi che Tu sei nato il 14 settembre 90? quando sono nato? Sì. Allora, non puoi dirmi quanti anni hai? Ma non è la stessa cosa, ti ho chiesto una data, non ti ho chiesto l'età. Dai, I Mm. was born. Bravo. In Treviso. Sì. Ma ti ho chiesto quando? At In 14 Sì. September. Dividi in 2 cifre? Allora, 60. No, No. non sei nato nel 600 ancora, No, spero. dai. 1965, quindi prime 2 cifre? 19? Fermati, perché adesso sono andato. Ma saprai contare fino a 20! 19. Sì? Sì, 1965. 1965. Bravo. Cosa che mi piace? I dolci. Sai come si dice? Cakes, chocolate, and fish. And fish. Cioè, siamo passati da cake and chocolate e poi il fish. Vabbè, il pesce è buono, Vabbè. Anche le patate che ho appena cucinato. Sì, perché mi piace. Papà voleva fare le patate oggi e io gli ho detto, beh, facciamo questa cosa un po' strana. E non so se avete visto in internet, vanno di moda adesso queste patate tagliate a fettine sottili, tipo che si aprono tipo a fisarmonica. Allora abbiamo provato a fare quello e allora si è messo con i 2 mestoli a lato a tagliare le patate, le abbiamo ricoperte con l'olio e tutto quanto. Sale dell'Himalaya. Il sale rosa dell'Himalaya che hai comprato tu, oltretutto neanche la mamma, con il rosmarino che oltretutto io l'ho messo sopra le patate. Lui ci ha fatto gli alberelli, nel senso lui ha messo le piantine di rosmarino che spuntano fuori dalle patate come se fossero degli alberi, dei pini. La classe. Sì, Gordon Ramsay qua. Esatto. L'hai visto Gordon Ramsay che ha messo 2 fette di pane attorno alla testa della tipa? Sì, perché mio papà è convinto di essere un po' Gordon Ramsay, una volta eri Ratatouille. Sì, dovete capire, nella chat della famiglia generalmente o ci sono le tutine pomellate, No. non si è capita sta cosa, o le immagini del cane, una volta c'era anche il gatto, oppure è la roba che stanno mangiando generalmente, oppure Le vacanze. sì, mentre io lavoro e loro sono in vacanza, no? Certo, quando eravamo in Toscana. Quando eravate in Toscana? Io è una vita che voglio andare in Toscana, stare nelle colline là perché è bellissimo, la Toscana mi piace un sacco. E voi siete andati senza di me? Esatto. Esatto, grazie. Ma dovete venirmi a trovare più spesso. Fra poco arriviamo. Sì, dai, fra un mese vengono a trovarmi, mi fanno qua 4 giorni, testiamo il tuo inglese. Sì. Perché l'ultima volta che io ho questo ricordo di quando eravamo in un villaggio tedesco che ti abbiamo mandato a prendere lo zucchero. Era in Austria, che ne sugar. Sì. E praticamente l'abbiamo a un certo punto, volevamo dello zucchero, abbiamo mandato lui a prendere lo zucchero e io e mia mamma ci siamo guardate e abbiamo detto non so se è una grande idea mandare lui a prendere lo zucchero. Però sono tornato. È tornato con la bustina di zucchero perché è andato dalla tizia con nonchalance e fa can I sugar? Perché ha messo assieme le 2 robe che sapeva la signora. Penso che abbia fatto 2 più 2, ha detto molto bene e ti ha dato la bustina di zucchero per pietà. Insomma, devo dire che potevo dire sugar please, sarebbe stato un po' più elegante. Più elegante, più fine, esatto. saresti un uomo Più di classe. inglese. Che giustamente Lord. devi dire sempre un lord adesso. Dire sempre please, dire sempre cioè essere sempre molto educati, molto, Esatto. molto posati. Quindi dovrai attestare anche questo quando ti porto. Io sono E educato. mangiare le cose etniche. Cioè, Non fanno schifo. se non fanno schifo. Ma se ti porto a mangiarle vuol dire che non fanno Beh, non ho mai, insomma, ultimamente ho mangiato. Sì, ultimamente una volta era tipo no, io non voglio mangiare queste cose qua, non mi piacciono, non le conosco. Adesso invece ti piacciono, le provi. Va bene, allora questo era il video con mio papà, spero che l'abbiate trovato divertente e anche un po' utile perché ti ho sommato qualcosa, spero di aver anche insegnato se non la sapevate a livello basic di The Cat is on the Table. E ci vediamo al prossimo video, grazie per averlo guardato e buia, puoi farlo anche tu. Buia!